Ciao a tutti, benvenuti su Segreti Turchi. Accomodatevi, perché oggi vi porto dentro uno dei vortici più intensi che il mondo dello spettacolo abbia vissuto negli ultimi giorni. Prima di cominciare, se amate seguire da vicino ciò che accade dietro le quinte delle star, iscrivetevi e condividete, qui scandagliamo ogni sussurro, ogni respiro trattenuto, ogni parola non detta. E quello che sta scuotendo i social ora è un sussurro diventato tempesta. Le bacheche si sono riempite in un lampo, i messaggi hanno cominciato a moltiplicarsi e gli occhi si sono puntati tutti su una sola storia, quelle fotografie del bacio, comparse all'improvviso, che hanno messo al centro del ciclone Dimet Özdemir e, di riflesso, Can Yaman. Nessuno se l'aspettava in quel momento preciso. Eppure, in una manciata di minuti, le immagini sono rimbalzate da un profilo all'altro, aprendo una voragine di ipotesi, sospetti, nervi scoperti. Si è subito creato un fronte, come sempre accade quando la passione incontra la curiosità pubblica. C'è chi giura che le immagini siano vecchie, come cartoline dimenticate in un cassetto di cui qualcuno all'improvviso ha trovato la chiave, e chi, invece, non ha esitato a parlare di violazione, di intimità strappata, di un confine superato deliberatamente. In mezzo, il brusio incessante di chi cerca indizi nei dettagli, la luce, gli abiti, un riflesso su un vetro, un'ombra dietro una tenda. Sono cose che si vedono solo quando gli occhi stanno già tremando, e intanto il cuore di chi è coinvolto perde un battito. Tutti, inevitabilmente, si sono voltati verso lui. Perché, se le foto hanno mostrato un frammento di Dimet che lei avrebbe voluto tenere per sé, la reazione di Can è diventata l'altra metà di un racconto che nessuno ha scritto e che tutti pretendono di leggere. Ha parlato? Ha chiamato? Ha chiesto spiegazioni? O ha semplicemente aspettato che la polvere scendesse, respirando nel silenzio? Le voci che filtrano dagli ambienti più vicini ai due raccontano di un confronto acceso, quasi immediato, scoppiato non appena i loro telefoni hanno cominciato a vibrare all'unisono. Un confronto nervoso, un alternarsi di domande che suonano come accuse e di risposte che non bastano mai. La domanda che brucia è una: chi ha permesso che quel frammento privato diventasse di tutti? E perché proprio adesso? La cronologia fa male quando si incastra con i sentimenti. Amici vicini, quelli che conoscono gli sguardi prima delle parole, mormorano che Dimet abbia ripetuto più volte la stessa accusa a mezza voce, come a se stessa, fuori controllo. Perché il controllo, quando sei tu a scegliere cosa mostrare e cosa trattenere, è un'ancora. Quando te lo strappano, le onde si alzano. Dicono che sia delusa, scossa, ferita nel pudore che ha sempre cercato di difendere nonostante il rumore costante della notorietà. Che desideri respingere le luci e aggrapparsi soltanto al lavoro, a un set dove la storia è scritta e le scene, almeno lì, finiscono quando qualcuno urla stop. Lui, Can, avrebbe scelto il silenzio. Un silenzio misurato, quello che non esplode ma pesa, perché ha capito che ogni parola in più potrebbe diventare la scintilla di un incendio più grande. Raccontano che abbia confidato a chi gli è più vicino di non voler alimentare il fuoco, di cercare un modo per tenere la cronaca fuori dal perimetro del privato. Eppure, anche il silenzio parla. Fa domande, chiede chiarezza, pretende una verità condivisa. E la verità, spesso, è la parte più difficile da afferrare quando fuori tutti urlano. Nel frattempo i social si sono divisi, come accade sempre quando la passione incontra il giudizio. C'è chi difende Dimet con messaggi che sembrano abbracci, chi invoca rispetto per le scelte, chi ricorda che anche le stelle hanno bisogno di buio per brillare davvero. Altri, invece, costruiscono congetture su tempi, luoghi, intenzioni, un cantiere rumoroso che lavora giorno e notte, mescolando vecchie interviste, date, coincidenze. Ma ciò che resta, oltre l'eco delle teorie, è il peso che tutto questo mette sulle spalle di due persone già abituate a portare molto più del proprio nome. Queste fughe di immagini, dicono in tanti, fanno parte di una consuetudine che nel mondo del gossip è diventata quasi un mestiere parallelo. Eppure, ogni volta,
Ricordano quanto fragile sia la differenza tra una favola raccontata in uno studio e la realtà che pulsa tra le mura di casa. Il risultato è sempre lo stesso, una pressione che schiaccia, che richiama i microfoni, che pretende risposte. Così gli occhi restano puntati su di loro, in attesa di una parola ufficiale. Arriverà? Quando? In che forma? Nessuno lo sa, e proprio questo rende l'attesa più febbrile. Ma c'è un retroscena che non ha smesso di ribollire. Sotto il rumore delle notifiche, il mormorio delle conoscenze più discrete parla di qualcosa di più profondo di un semplice incidente mediatico, una frattura di fiducia. Che le foto siano il detonatore, dicono, e non l'esplosione. La fiducia, quella che si costruisce con pazienza, con timpani attenti e piccoli gesti, potrebbe aver iniziato a incrinarsi prima. Dimet, raccontano, non avrebbe nascosto il senso di tradimento che si prova quando un dettaglio privato diventa oggetto di discussione pubblica. Una delusione detta piano, con parole spezzate che agli amici più stretti hanno suonato come richieste d'aiuto. E poi c'è l'altra verità, quella che nessuno ama ammettere ma che i ritmi di chi lavora con la propria immagine rendono inevitabile: la fatica. Orari impossibili, set che cambiano fuso orario, telefonate rimandate, messaggi letti in ritardo. Tra Dimet e Khan, si vocifera, c'erano già piccoli urti dovuti alla distanza, a quelle incomprensioni che nascono quando il tempo manca e le parole stentano. Fino a questo scossone, che sarebbe stato l'ultimo colpo su un equilibrio precario. Non uno schianto, non ancora. Ma un colpo capace di far tremare i mobili. Dopo l'onda, Dimet avrebbe scelto di togliersi dal centro del palco. Meno apparizioni, meno scatti rubati per strada, meno storie che lasciano intravedere il suo quotidiano. Chi la vede sul lavoro giura che nulla, nei gesti professionali, sia cambiato, arriva puntuale, studia, recita, saluta con gentilezza. Ma ciò che non si vede è la parte che pesa, la volontà di proteggere ciò che resta integro, di non cedere alla curiosità famelica che tutto tritura. La distanza dal chiasso, per chi lo subisce, non è fuga, è cura. Dalla parte di Khan, la stessa scelta, poche parole, quasi nessuna. A chi gli è accanto, avrebbe detto soltanto questo: non ingigantire. Fermarsi prima che la neve rotolando diventi valanga. E intanto cresce la domanda se ci sarà, tra loro, una dichiarazione comune, qualcosa che plachi il rumore. È il gioco del se e del quando, la sceneggiatura sospesa che tiene incollati tutti quanti allo schermo. Tra gli appassionati si moltiplicano le ipotesi strategiche. Restare zitti finché la marea cala da sola o tagliare il nodo con parole nette, per rimettere i tasselli al loro posto. Ma ogni ora trascorsa senza un segnale allunga l'ombra del dubbio. E il dubbio, in questi casi, ha la cattiva abitudine di inventare finali prima che lo facciano i protagonisti. Dentro questa attesa, i sostenitori non si somigliano. C'è chi inonda Dimet di affetto, ricordandole che nessun successo vale quanto la serenità. C'è chi chiede chiarezza, per difendere l'immagine di Khan da letture affrettate. Altri ricamano scenari nuovi a partire da un riflesso e una data, come se la vita fosse un puzzle in cui l'ultima tessera spiega tutte le altre. Ma la verità, spesso, è fatta di parti che non si incastrano subito. La domanda che attraversa l'aria, ora, è una sola: è finita? Si può chiudere una storia con un'immagine che compare dal nulla? Le indiscrezioni non sono d'accordo, alcuni sostengono che i due abbiano deciso di prendersi tempo, non una resa ma una tregua. Altri scommettono che la crepa sia più profonda del previsto, che richieda riparazioni lunghe e pazienti. In mezzo, chi ricorda che tra Khan e Dimet c'è stata sempre una corrente speciale, difficile da spezzare con un colpo solo. Le persone più vicine a Dimet, raccontano, le avrebbero suggerito di tenere ferma la rotta, respirare, non agire di impulso, non mettere a rischio quel delicato equilibrio tra immagine e sostanza costruito negli anni. Il peso dell'attenzione su di lei, dicono, non è stato lieve, è una pressione che non si vede, che toglie colore alle giornate, che assorbe energie. Eppure dentro questo peso c'è anche la sua forza, quella di chi ha imparato a scegliere, a restare,
a dire di no. E lui, Khan, si sarebbe fatto più ombra che luce. Più asciutto, più attento. In confidenza avrebbe sostenuto che i fatti sono stati piegati, che alcuni racconti hanno scambiato supposizioni per certezze. Non per questo si sarebbe lanciato nella mischia, al contrario, preferirebbe evitare altre scintille. La linea comune, dunque, sembra quella di spegnere i fuochi con il silenzio, almeno finché il vento non cambia. C'è poi il mistero del quando. Le fotografie da dove vengono, e soprattutto da quando vengono. C'è chi giura che non appartengano a questo capitolo, che siano pagine strappate da una stagione passata e mischiate a quella attuale per creare confusione. Altri insinuano che la loro pubblicazione ora non sia casuale, che ci sia una regia invisibile attratta dall'eco che certe storie garantiscono. Nel sottobosco dell'intrattenimento, qualcuno sussurra che queste uscite non nascono mai dal caso, sono temporali che seguono rotte studiate. In ogni caso, il risultato è uno solo, la domanda sul futuro. La parabola tra Dimet e Khan non sembra arrestarsi di colpo, ma il passo, al momento, si è fatto distante. C'è chi li immagina fermi ai lati opposti di una stanza, con lo stesso desiderio di ritrovarsi e la stessa paura di non riuscirci. Non tutto è crollato, non tutto è rimasto in piedi. Si può ancora scegliere. Ma scegliere, a volte, richiede più coraggio di quanto sembri. E noi, qui su Segreti Turchi, continueremo a osservare senza invadere, a raccontare senza calpestare, a trattenere il respiro finché una frase non scioglierà il nodo. Forse arriverà un comunicato, forse un gesto discreto, forse solo una fotografia diversa, pensata e voluta, capace di rimettere pace dove adesso c'è scompiglio. Fino ad allora, le voci continueranno a scorrere come acqua, alcune limpide, altre torbide. Ma una cosa è certa, in questa storia non si è ancora scritto l'ultimo rigo. Se questo viaggio dietro le quinte vi ha tenuto incollati, restate con noi. Iscrivetevi, condividete, fate spazio a ciò che verrà. Perché le storie come questa non finiscono, cambiano soltanto ritmo. E noi saremo qui, a seguire ogni svolta, a leggere gli indizi che ancora non abbiamo visto, a raccontarvi ciò che si potrà raccontare. Per ora, l'eco di quelle foto ha attraversato tutto, i telefoni, i salotti, i set, i corridoi dei rumor. Ha scalfito sicurezze, ha acceso allarmi, ha chiesto responsabilità. Ma ogni eco, prima o poi, si spegne. E quando il silenzio sarà abbastanza largo, forse Dimet e Khan troveranno lo spazio giusto per posare le parole che contano. Ci salutiamo qui, con un pensiero che è insieme promessa e attesa, la verità non ha fretta, i sentimenti nemmeno. Quello che conta è come si resiste mentre fuori passa la tempesta. E in questo, loro due, tra sguardi cauti e passi misurati, stanno già insegnando qualcosa. Restate su Segreti Turchi, quando la storia chiamerà, saremo i primi a farvela ascoltare.